questa cosa che dici sull'oro, che però potrebbe servire invece anche per una lunga vita, o per allungare la vita, o comunque per guarire, Sì, è l'oro colloidale. L'oro colloidale, sì, che è una lavorazione particolare dell'oro che ci permette di assimilarlo. E vabbè, lo lancio perché è interessante. Io sono andata in Sud America. Io sono andata in Sud America proprio a cercare questa fonte dell'oro dove c'è l'oro disciolto ed è oro colloidale. E è molto interessante perché c'è anche questo aspetto rispetto all'oro, e questa certo. cosa mi colpisce molto, mi dà, E mi fa pensare ci molto sono anche a questa lunga vita ricerche, di questi Elohim. ci sono ricerche accademiche che stanno Sì. andando in quella direzione lì. Ci sono ricerche accademiche, per esempio, che vanno anche, vabbè, in direzioni che magari ci possono piacere di meno, anche se in certi casi possono essere utili. Per esempio l'oro che serve per stabilizzare l'utilizzo di certi farmaci all'interno delle cellule umane, ma soprattutto appunto l'oro che potrebbe stabilizzare il discorso dei telomeri, e quindi questo darebbe un sacco di spiegazioni. Allora vai, oro colloidale A go-go. a go-go, Il Samaico, problema è che diciamo. anche quando magari questo, perché poi siamo le solite, questo fosse scoperto in modo ufficiale e divulgato, poi bisogna vedere fino a che punto ne viene democratizzato l'utilizzo. Certo, ma questo è Però il classico. questo, vabbè, questo fa Questo parte è il dell'umanità, classico. ecco, esattamente. Senti, ultima domanda, questo aspetto appunto, l'oro in Sud America, l'oro in Sud America, appunto l'oro colloidale disciolto nell'acqua, di questa fonte dell'oro che sono andate, fonte dell'acqua dell'oro, fonte della vita, eccetera, che sono andata a cercare in Sud America. Fra l'altro ti ricordi che quando i conquistadores ti ricordi che quando i conquistadores vanno a cercare l'oro, che è là naturalmente, ma anche la fonte dell'eterna giovinezza. Certo. Questo mi fa pensare Anche perché effettivamente, no? dobbiamo dirci chiaramente una volta per tutti che noi non abbiamo scoperto l'America, noi siamo andati a Che invaderla, lo dici? che è una cosa diversa. Certo, Noi abbiamo certo. invaso l'America sapendo che c'era, Certo, certo, certo. perché bisogna essere chiari su queste cose, non è che l'abbiamo scoperta perché Cristoforo Colombo ha sbagliato i calcoli di alcune migliaia di miglia, non esiste. Non esiste, non esiste. Non Era esiste. è andato a conquistarla. È andato a conquistarla per a conto del potere colonizzarla, cattolico. certo, a Per conto- colonizzarla. E per ancora conto adesso, delle potenze cattoliche. infatti ancora adesso, io questo poi te lo darò, che è questo, no? Cristoforo Colombo ok. non ha scoperto l'America. Esatto. Ah, ok, fantastico. Ecco, dove c'è appunto un'intervista alla duchessa Medina Sidonia, Ok. no? Che era appunto la discendente di chi ha pagato il viaggio a Cristoforo Colombo per conto della E di corona chi aveva le spagnola. carte. E di chi aveva le carte, eccetera. C'era anche questo qui che ha fatto le carte impossibili. Va bene. E questo e appunto Cristoforo Colombo va a fare proprio quello che dice il suo nome, no? Colonizzare, Sì, colonizzare. sì. E fondamentalmente lei dice si andava a prendere l'oro, cioè in America si andava a prendere l'oro perché lì era la fonte dell'oro, ma anticamente c'era l'oro, tant'è vero che quando i conquistadores arrivano in Mesoamerica chiedono dov'è l'oro e gli dicono Perù, 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 che poi ancora adesso si chiama così, perché andando sulle Ande, sul Titicaca e a Tiwanaku, che è in Bolivia, ecco, lì c'è veramente la fonte dell'oro, è veramente un'altra fonte dell'oro, è un luogo dove sicuramente, cioè a me è venuto in mente, insomma, lì estraevano metalli e lì era pieno d'oro, anche la Allora, stessa struttura. se facciamo sempre finta, noi in attesa di conferme ufficiali, che l'oro possa essere utile per agire sulle cellule umane e per così consentire una maggior durata della vita. Tu pensa ai due racconti, quello di Adamo ed Eva e quello di Gilgamesh. Adamo ed Eva vengono, dopo che diventano fertili, insomma, e che quindi diventano, come dire, poco controllabili, vengono allontanati e si dice e dicono gli Elohim perché non abbiano accesso all'albero della vita, che era probabilmente quella parte del Gan Eden nel quale si praticavano le tecniche che garantivano la lunga vita.
perché è chiaro che se gli Adamiti avessero avuto accesso a quelle tecniche sarebbero veramente diventati come gli Elohim, dunque incontrollabili. Gilgamesh, quando vuol chiedere la lunga vita, che noi poi diciamo vita eterna, ma in realtà era la lunga vita, contrariamente a quello che ognuno penserebbe, no? Cioè si rivolge al suo Dio e dice: siccome io sono stato buono, dammi la lunga vita. No, Gilgamesh sa che per avere la lunga vita deve fare un lungo viaggio e andare in un posto preciso dove la lunga vita veniva dispensata, perché se non andavi lì, la lunga vita te la sognavi. Non è che la chiedevi a Dio dovunque tu fossi, dovevi andare lì, e lì che cos'era? Era il laboratorio probabilmente dove praticavano quelle tecniche. Quindi per sottoporti a quelle tecniche dovevi andare lì. Se non andavi lì, la lunga vita. E secondo te quel posto era Baalbek? O era invece... La zona comunque, allora parlando di Gilgamesh, la zona era quella. E quindi continuo a pensare alla zona del grande Eden, perché l'Eden, cioè il Gan era il luogo recitato e protetto posto in Eden. L'Eden andava appunto più o meno dal Mar Caspio all'est della Turchia, eccetera. Abbiamo citato prima Göbekli Tepe, che sappiamo che prima di essere abbandonato è stato coperto, molto spesso succede così. Esattamente. Era una cioè, quindi non l'hanno lasciato nella libera disponibilità, hanno fatto in modo che scomparisse. Tutti i tell che ci sono, esattamente. Luoghi e quindi antichi. Probabilmente il territorio in cui doveva andare era esattamente quello lì. Sai, Baalbek è poco lì sotto, quindi poi... Sì, è il posto dei cedri, no? Dei cedri del Libano, eccetera. Quindi la zona è quella. È quella. Beh, dai, interessante. Questa poi dell'uso di questo oro, anche in questo senso, beh, si collegherebbe Secondo molto me nei prossimi a anni ne sapremo molto di più. È molto interessante, molto interessante. Perché ci sono ricerche accademiche in quel senso, quindi nei prossimi anni ne sapremo molto di più in modo ufficiale. Avremo la lunga vita anche noi? Chissà. Dobbiamo arrivarci. Bisogna vedere se i potenti ce la danno. Ma anche questa energia pulita, scusami, cioè se con i sassi riesci a fare l'energia pulita, sono assolutamente d'accordo. Ma che ce la diano? Che ce la diano, ma poi non ci guadagna più sopra, questo è il fatto. Capito? Questo è il problema. Il problema è allora, domanda delle 100 pistole. Una domanda che era legata a questo al Sud America era questo. Questo Iskur potrebbe essere questo Iskur potrebbe essere Viracocha. Chi è sto Viracocha? Saperlo. Saperlo. È quello di loro che è andato là, però sai, identificarlo. Ed era un cercatore di metalli poi alla fine, rappresentato. Cioè io direi che all'interno di quel gruppo c'erano ovviamente i cercatori di metallo, ma c'erano anche i genetisti, cioè gli scienziati, così come li intendiamo noi, anche perché la Terra è un pianeta da questo punto di vista, non dico unico, ma abbastanza raro per la possibilità di biodiversità che offre. Certo. E quindi per dei genetisti, o diciamo così, per degli inseminatori di vita, come potremmo essere noi tra 2000 anni, che andiamo adesso stiamo cercando di fare il terraforming su Marte, eccetera. Che facciamo i laboratori spaziali, che facciamo le cose. Trovare un pianeta come la Terra è veramente trovare il tesoro, cioè nel senso dove lì puoi sperimentare veramente una biodiversità, quindi impiantare la vita e poi anche tornare periodicamente a vedere come quella serra sta funzionando. Esatto. No? E quindi diciamo che il pianeta Terra poteva essere interessante da molti punti di vista. Quindi l'oro sicuramente, perché questo ce lo raccontano tutti gli antichi, ma direi anche dal punto di vista della sperimentazione della vita. Pensiamo a tutti i racconti cosiddetti mitologici dei vari mostri dell'antichità, cioè se è un ingegnere genetista che possiede quelle tecniche, non è vincolato, non è ammanettato da delle leggi che gli impediscono di sperimentare, un ingegnere genetista sperimenta tutto lo sperimentabile. Poi ciò che funziona lo tiene, ciò che non funziona lo butta. Perché ha il potere assoluto per farlo. Sì, detto così è molto, molto significativo. E quindi si spiegano tutta una serie di racconti che noi continuiamo a considerare mitologici, che se invece facessimo finta che sono veri, magari capiremmo molto di più. Va bene, facciamo finta, continuiamo a fare finta, ma insomma a un certo punto bisognerà... la conquista maggiore per te, cioè quello che sarebbe appunto il punto di partenza dal quale un po' cambiano le cose, dov'è lo spartiacque?
sul quale possono cambiare le cose, da fare accettare alla gente. La nostra possibile vera origine, che non significa negare necessariamente, per dire, per gli uomini di fede, l'esistenza di un Dio, perché questo semmai riguarda l'origine delle origini, e lì mai nessuno ci arriva, ovviamente, no? Ma già il capire la nostra vera origine, secondo me, sarebbe una conquista fantastica, stupenda, da pelle d'oca, perché comunque ci aiuterebbe a capire chi siamo veramente, da dove veniamo, e ci aiuterebbe a ridimensionare la visione che abbiamo anche del significato della nostra vita. Io ho sentito al TV 2000, ho sentito una persona diciamo di quello staff, di quella cosa, dire c'è l'ipotesi, cioè all'origine dell'uomo, c'è l'ipotesi che l'uomo sia frutto di uno esperimento genetico. Se si aprono a questi livelli, rimandando... Ho tutto trascritto quello che ha detto quella scienziata. Ecco, esatto. Molto importante. Se si aprono a questo livello, rimandando il problema di Dio, cioè quello proprio, no? Quello che è, cioè l'universale, il computer generale, chiamiamolo qualsiasi cosa che per un è la uomo vita, di fede, supponendo che sia vero che noi niente. siamo il prodotto appunto di interventi genetici, per un uomo di fede questo potrebbe far parte del disegno del Dio nel quale lui crede. Certo. Finito, è una cosa sua, che riguarda la sua coscienza e la sua fede. Io mi accontenterei di sapere anche questa robetta qui. Questa robetta qui. Poi, dai, poi di Dio ci occuperemo. Ma cosa vuoi che sia? Esatto. Alla fine. E ci fa anche capire chi siamo, ma nello stesso tempo ci fa anche capire, è consolante quest'idea che fra questi qui c'era di tutto, c'era anche della gente, degli scienziati, degli studiosi, delle infermiere, delle genetiste come Ninmah, che è stata la pacificatrice. Io mi rivolgerei a questa qua, perché forse dentro a questo personaggio ci sta l'immagine stessa della Dea Madre, che per tanti secoli, per tanti millenni ha costituito proprio l'idea della creatrice. In questo senso sarebbe veramente la Dea Madre. Sì. Molto concreta. Molto concreta. Bella, una ingegnere genetista. Quella un po' che era anche bella grassa. Che sedeva sui troni con i leoni. E come ci raccontano i Sumeri, amavano molto bere la birra, e quindi magari... certo, e che poi in tutte le tavolette sumere, in tutti i bassorilievi c'è queste dee che si raccolgono in cerchio e bevono la birra da una cannuccia, e bevono la birra, quindi insomma potrebbe essere... E anche nella Bibbia voleva lo shachar, che è bevanda che produce ubriachezza e fa dire cose senza senso. Stupendo. Brilla anche tutti lui. Uguali. Sì, tutti uguali. Va bene, grazie. Grazie a te.